Buonasera a tutti, sono Lucas e benvenuti su Wow Podcast Italian. Che bello rivedervi, o meglio risentirvi. Stasera parliamo di qualcosa che facciamo tutti i giorni, ma forse non ci pensiamo mai abbastanza. La routine della sera. È un argomento semplice, ma molto importante per la nostra vita quotidiana. Mia, tu hai una routine serale molto precisa, vero? Buonasera a tutti cari ascoltatori, sono Mia e sono felicissima di essere qui con voi questa sera. Sì, Lucas, hai ragione. Ho una routine serale molto precisa. Per me è fondamentale avere un programma fisso la sera. Mi aiuta a rilassarmi e a dormire bene. Ma prima di tutto voglio chiedere a voi, avete una routine serale? È strutturata o spontanea? Scrivetelo nei commenti qui sotto. Ottima domanda per cominciare, Mia. Allora, cominciamo dall'inizio. Io di solito finisco di lavorare verso le 6 di sera. A volte prima, a volte dopo, dipende dalla giornata. Poi la prima cosa che faccio quando arrivo a casa è togliermi i vestiti del lavoro e mettermi qualcosa di comodo. Magari i pantaloni della tuta o un maglione morbido. Voi cosa fate appena tornate a casa la sera? Anch'io faccio esattamente così. Appena entro in casa mi cambio subito. Mi metto il pigiama o i vestiti comodi. È come un segnale per il corpo. Il lavoro è finito, adesso è tempo di rilassarsi. Questo piccolo gesto mi cambia l'umore immediatamente. Mi sento subito più leggera e tranquilla. Poi vado in cucina e bevo un bicchiere d'acqua fresca. Sì, bere acqua è importante durante tutto il giorno. Io invece mi faccio subito un caffè. Lo so, il caffè di sera non è una buona idea per molte persone, ma per me è un rituale che porto avanti da anni. Mi siedo sul divano con il mio caffè caldo e guardo le notizie per qualche minuto. È il mio modo di fare la transizione dalla giornata lavorativa al tempo libero. Lucas, il caffè di sera, non riesci a dormire dopo? Io non posso assolutamente bere caffè dopo le 3 del pomeriggio, altrimenti rimango sveglia tutta la notte. Di sera mi faccio invece una bella tisana calda, una tisana alla camomilla o alla menta piperita. È perfetta per rilassare il corpo e la mente. Ha un profumo meraviglioso. Voi preferite caffè, tisana o qualcos'altro la sera? Mia, hai sicuramente ragione. Forse il caffè non è la scelta migliore. Devo ammettere che a volte ho difficoltà ad addormentarmi. Forse è davvero colpa del caffè. Ma adesso parliamo della cena. Secondo me la cena è una parte fondamentale della routine serale. Io cerco di cenare verso le 7:30 o le 8. Non troppo tardi, ma nemmeno troppo presto. Voi a che ora cenate? Sì, anche per me la cena è importantissima. Io cerco di cucinare qualcosa di semplice ma nutriente. Non ho molta energia la sera per ricette molto complicate. Di solito faccio la pasta con un sugo veloce, oppure il riso con le verdure, o magari una bella insalata con del pollo alla griglia. Semplice, sano e gustoso. Voi cucinate la sera o preferite ordinare da asporto? A volte cucino, a volte ordino. Dipende da quanto sono stanco dopo il lavoro. Ma quando ho l'energia per cucinare, mi piace tantissimo. Cucinare mi aiuta a rilassarmi dopo una lunga giornata. È quasi come una meditazione attiva. Mescolo la pasta, taglio le verdure, sento i profumi della cucina. Mi dimentico completamente dello stress. È terapeutico. Che bella descrizione, Lucas! Cucinare come meditazione. Anch'io trovo che cucinare possa essere molto rilassante quando non sei di fretta. Dopo cena io di solito lavo i piatti subito. Non mi piace lasciare i piatti sporchi nel lavello durante la notte. È una cosa piccola, ma mi fa sentire molto meglio. Una cucina pulita e in ordine mi dà una bellissima sensazione di pace. Capisco perfettamente. Anch'io preferisco avere la cucina pulita, ma devo confessare che a volte aspetto un po'
prima di lavare i piatti. Prima voglio riposarmi sul divano per almeno 20 minuti. Guardo un po' la televisione o scrollo il telefono, ma cerco di non stare troppo sullo schermo la sera. È difficile resistere alla tentazione, ma ci provo ogni giorno. Sì, il telefono è una grandissima tentazione per tutti. Anch'io cerco di limitare il tempo sullo schermo la sera. Invece di guardare il telefono, dopo cena mi piace leggere un buon libro. Ho sempre un libro sul comodino. In questo momento sto leggendo un bellissimo romanzo italiano. Mi porta in un altro mondo e mi aiuta a staccare completamente dalla realtà quotidiana. Ah, che meraviglia leggere! Io non leggo abbastanza libri, devo essere onesto. Invece, di solito, dopo cena, faccio una passeggiata nel quartiere. Anche solo 15 o 20 minuti. Cammino lentamente, guardo le stelle, prendo aria fresca. È molto piacevole, specialmente nelle serate di primavera e di estate, quando l'aria è mite e profumata. Voi fate passeggiate la sera? Una passeggiata serale è ottima per la digestione e per liberare la mente. Io invece ho iniziato a fare yoga a casa. Ho un bel tappetino in soggiorno. Faccio yoga per circa 30 minuti ogni sera. Non sempre riesco a farlo ogni giorno, ma cerco di praticare almeno 4 volte a settimana. È cambiato tutto per me. Voi fate sport o esercizio fisico la sera? Yoga, bravissima mia! Io non sono così disciplinato, purtroppo. A volte faccio dello stretching prima di dormire, ma non in modo regolare. Invece, una cosa che faccio quasi ogni sera è preparare le cose per il giorno dopo. Metto i vestiti già pronti, controllo il calendario del giorno seguente, faccio la lista delle cose da fare. Mi aiuta a svegliarmi senza ansia. Sì, preparare le cose la sera è un'abitudine fantastica. Anch'io lo faccio sempre. È una buona abitudine che mi ha cambiato le mattine completamente. Preparo la borsa con tutto quello che mi serve, metto i documenti importanti al loro posto, a volte preparo persino la colazione in anticipo. Voi preferite organizzarvi la sera oppure la mattina? La sera è decisamente meglio per me. Le mie mattine sono sempre abbastanza caotiche. Se non preparo tutto la sera prima, la mattina è un disastro totale. Ma parliamo ora di un momento molto importante: la cura personale, il momento della doccia o del bagno. Io faccio la doccia la mattina perché mi sveglia subito. Ma voi? Preferite mattina o sera? Io preferisco assolutamente il bagno la sera. Mi faccio un bel bagno caldo con le bolle profumate. È il momento che preferisco di tutta la giornata. Mi rilasso completamente nell'acqua calda. A volte accendo una candela profumata, metto della musica dolce in sottofondo, resto in bagno per almeno 30 minuti. È il mio momento sacro di pace assoluta. Che bella idea la candela e la musica! Sembra davvero meraviglioso. Io faccio la doccia la mattina perché mi carica di energia, ma ammetto che un bel bagno caldo la sera sembra una cosa fantastica. Forse dovrei provare almeno una volta a settimana. Ascoltatori, voi cosa preferite? Bagno o doccia, mattina o sera? Diteci tutto nei commenti. Provatelo, cambierà la vostra vita. Dopo il bagno mi dedico alla cura della pelle. Ho una routine di skincare serale completa. Prima il detergente per il viso, poi il tonico, poi il siero e infine la crema idratante. È un momento che amo tantissimo. È un gesto di cura verso me stessa dopo una lunga giornata di lavoro. È importante prendersi cura di sé. La skincare mi sembra una routine davvero lunga. Io uso solo una crema idratante veloce. Forse sono troppo pigro. Ma parliamo anche di come preparare la camera da letto per un buon riposo. Questo è fondamentale per la qualità del sonno. Mia, cosa fai per preparare la tua camera da letto la sera?
Aero sempre la camera da letto prima di coricarmi. Apro la finestra per almeno 10 minuti, anche d'inverno. L'aria fresca è molto importante per la qualità del sonno. Poi sistemo le lenzuola, metto i cuscini in ordine e abbasso le luci nella stanza. L'ambiente deve essere tranquillo, fresco e accogliente per dormire bene. Anch'io cerco di tenere la camera in ordine e ben areata, ma la cosa più importante per me è la temperatura della stanza. Io dormo molto meglio quando la stanza è fresca. Tengo sempre la finestra leggermente aperta anche di notte. Voi dormite con la finestra aperta o preferite tenerla chiusa? È un grande dibattito in molte famiglie. Io tengo la finestra chiusa in inverno ma aperta in estate. Con il mio partner c'è sempre una piccola discussione su questo. Ma la cosa più importante per dormire bene, secondo me, è non guardare il telefono nel letto. Era una cattiva abitudine che avevo per anni. Ho smesso definitivamente e adesso dormo in modo molto più profondo e riposante. Hai assolutamente ragione. Il telefono nel letto è il peggior nemico del sonno di qualità. La luce dello schermo stimola il cervello e rende difficile addormentarsi. Io invece ascolto musica rilassante o un podcast tranquillo, qualcosa di dolce che mi accompagna nell'addormentarsi. Voi cosa fate per aiutarvi a dormire meglio? Condividete i vostri segreti. Un'altra cosa bellissima che faccio ogni sera è scrivere nel mio diario personale. Ho un piccolo diario sul comodino. Scrivo 3 cose belle, poesie e positive che sono successe durante la giornata. 3 cose per cui sono grata. È un esercizio di gratitudine molto potente. Mi aiuta ad andare a dormire con pensieri positivi e sereni. Lo chiamo il mio diario della gratitudine. Che pratica meravigliosa! Anch'io ho sentito parlare di questa abitudine da molti esperti di benessere. Il diario della gratitudine è semplice, ma molto efficace. Forse dovrei cominciare anch'io questa sera stessa. Voi avete mai tenuto un diario della gratitudine? Avete notato dei miglioramenti nel vostro umore? Scrivetelo nei commenti. Vi consiglio davvero di cominciare. Bastano 5 minuti ogni sera. Scrivete 3 cose positive, anche piccole, e vedrete come il vostro umore migliorerà. Ma Lucas, a che ora vai a dormire di solito? Io cerco di andare a letto entro le 11 di sera. Non sempre ci riesco, ma è il mio obiettivo principale ogni giorno. Io vado a letto verso le 11:30 o a mezzanotte. So che è un po' tardi, ma ho sempre avuto difficoltà ad addormentarmi prima. La mattina mi sveglio alle 7, quindi dormo circa 7 ore a notte. I medici raccomandano di dormire tra 7 e 9 ore per notte per un adulto in buona salute. Voi quante ore dormite? 7 ore è il minimo. Io cerco di dormire almeno 8 ore ogni notte. Quando dormo meno, il giorno dopo sono molto stanca e irritabile. Il sonno è fondamentale per la nostra salute fisica e mentale. Voi quante ore dormite in media? Scrivetelo nei commenti, siamo davvero curiosissimi di sapere le vostre abitudini di sonno. Allora, cari ascoltatori, vogliamo sapere tutto della vostra routine serale. Quale consiglio di oggi vi è sembrato più utile? Avete nuove idee da provare stasera stessa? Condividete le vostre abitudini con tutta la nostra comunità di Wow Podcast Italian. I vostri commenti ci fanno sempre molto piacere. Sì, la nostra comunità è fantastica. E ricordate, non esiste una routine perfetta uguale per tutti. L'importante è trovare le abitudini che funzionano per voi, qualcosa che vi faccia sentire rilassati e pronti per il giorno dopo. Ogni persona è diversa e ogni routine deve essere personalizzata in base alle proprie esigenze. Benissimo detto. Allora ricapitoliamo. Cambiarsi appena si torna a casa, cenare a orario ragionevole, limitare il telefono la sera, fare qualcosa di rilassante, preparare le cose per il giorno dopo
e andare a letto sempre alla stessa ora. La regolarità è la chiave. Il nostro corpo adora le abitudini costanti e risponde molto bene alla routine serale. Un grande grazie a tutti voi per aver ascoltato questo episodio. Se vi è piaciuto mettete un like, condividetelo con i vostri amici che studiano l'italiano e iscrivetevi al canale per non perdere i nuovi episodi. Potete scrivere i vostri commenti in italiano. È un esercizio utilissimo per praticare la lingua in modo naturale. Assolutamente. Non abbiate paura di sbagliare. Gli errori fanno parte del processo di apprendimento. Scriveteci in italiano e noi vi risponderemo sempre con piacere. È il modo più naturale e divertente per praticare la lingua. Continuate con passione e costanza e vedrete grandi progressi nel vostro italiano. Buona serata a tutti a voi. Spero che i nostri consigli vi siano stati davvero utili. Iniziate stasera con una piccola nuova abitudine. Anche una sola cosa nuova può fare una grande differenza nel tempo. Vi vogliamo bene. A presto su Wow Podcast Italian. Buonasera e a presto, cari amici di Wow Podcast Italian. Ci vediamo al prossimo episodio con tanti nuovi argomenti interessanti. Continuate a studiare l'italiano con passione e curiosità. Il viaggio linguistico è lungo ma bellissimo. Buonanotte e sogni d'oro a tutti.